Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi realizzerò per voi questa pochette a conchiglia. Tutti i materiali li trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove ovviamente, come sempre, vi invito a dare un'occhiata perché oltre a ciò che io vi illustro durante i miei tutorial, ci sono tantissime altre cose per creare anche delle cose diverse o con il vostro gusto. Per quanto riguarda il punto impiegato, sarà semplicemente il punto basso lavorato in costa per tutto il tempo della lavorazione e poi vi mostrerò come realizzare il punto zig zag attraverso dei semplici passaggi, per cui a questo punto non ci resta che iniziare immediatamente il tutorial. Allora, l'occorrente per creare la nostra pochette conchiglia, tutto l'occorrente che vi mostrerò a breve lo trovate sul sito Tutti a Mano Luisa. Allora, circa 250 grammi di questo cordino che si chiama catenella tripolino medio, effetto lucido, ho scelto questo bellissimo rosa, poi circa 100 grammi di lurex oro e circa 50 grammi di cordino color crema. Poi ci serviranno due manici in oro, io ho scelto questi con questo specie di nodo, diciamo, che sono veramente molto decorativi, e 4 moschettoni per poi attaccarli alla nostra pochettina. Naturalmente un ago tirafettuccia, una forbice e per tutta la nostra lavorazione ho deciso di utilizzare l'uncinetto numero 3.5, per cui a questo punto possiamo iniziare la nostra lavorazione. Allora, iniziamo realizzando 74 catenelle. Io mi sono già portata avanti, quindi iniziamo col colore rosa. Allora, dopodiché iniziamo tornando indietro e facendo due punti bassi, quindi 1 e 2. Ora dobbiamo iniziare a formare il nostro punto zig zag. Sul terzo punto realizzeremo 3 punti bassi nello stesso punto. Proseguiamo con 7 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A questo punto, dopo i nostri 7 punti bassi, saltiamo 2 maglie di base, 2 catenelle, andiamo direttamente sul terzo e ricominciamo 7 punti, 1, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A questo punto, invece, sul punto successivo faremo 3 punti bassi, tutti nello stesso punto. Quindi vedete come inizia a crearsi il nostro punto zig zag, delle specie di V. Continuiamo, altri 7 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qui dobbiamo saltare 2 catenelle di base e andiamo sul terzo e ricominciamo con le nostre 7 maglie. Per cui non dobbiamo fare altro fino alla fine del giro, alternare. Quindi, come abbiamo detto, iniziamo con 2 punti bassi, sul terzo facciamo 3 punti bassi sullo stesso punto, 7 punti bassi, ne saltiamo 2 e sul terzo ricominciamo con i nostri 7 e così via, fino alla fine, per cui ci possiamo rivedere non appena arriviamo a questo punto. Eccoci arrivati quasi alla fine del nostro giro, per cui dopo i 7 punti, 3 nello stesso punto successivo, 1,
aspettate, 1, 2 e 3 e completiamo il giro con gli ultimi 2 punti bassi, quindi 1 e 2. Esattamente come abbiamo fatto all'inizio, che abbiamo iniziato con 2 punti bassi e in quello successivo 3 punti. 3 punti, 2 punti bassi. A questo punto catenella, voltiamo il lavoro. A inizio giro di qua e anche da questa parte si creeranno in modo naturale degli aumenti, quindi non più 2, diventeranno 3, per cui 1, 2 e 3. Anche perché i 3 punti vanno fatti nella maglia centrale che c'è del punto precedente, quindi in questo punto ne faremo 3, 1, 2 e 3. Proseguiamo con 7 punti bassi nelle maglie successive, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A questo punto, come nel giro precedente, saltiamo 2 maglie e andiamo direttamente sulla terza e si ricomincia con i 7 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 3 punti bassi su quello centrale. E si prosegue nuovamente, per cui questo sarà il nostro risultato, che si cominciano a formare delle V. Io già, siccome la nostra pochettina è formata da 2 laterali, io già uno l'ho realizzato, per cui stiamo partendo dalla parte, da questa parte qui. Questo è semplicemente il contorno che farò in finale, per cui noi dobbiamo, la pochette sarà così composta: 6 giri di rosa, 2 di lurex, 2 di color crema, nuovamente il lurex, 6 giri, 2 di lurex e 2 di color crema, e poi vedremo insieme come fare. A questo punto noi ci vediamo per realizzare il cambio colore con il lurex. Eccoci arrivati alla fine dei nostri 8 giri. Qui faccio una rettifica perché prima nel video precedente vi avevo detto che erano 6, 2 eccetera eccetera. Invece rettifico, i primi col rosa sono 8 giri, poi 2 lurex, 2 crema, 2 lurex, poi sono di nuovo 6. Quindi la differenza è questa, a me perché all'inizio avevo detto 6 e 6, invece sono 8 e questi sono 6. Quindi a questo punto noi abbiamo terminato i nostri primi 8, le nostre prime 8 righe. Ricordiamoci, come ho detto nella presentazione, per tutta la nostra lavorazione di lavorare col punto basso preso in costa per ottenere questo risultato. Noi a questo punto ho già tagliato il filo per fare l'ultimo punto e cambiare il filo. Non facciamo altro che puntare l'uncinetto, prendere il filo e chiuderlo. Io ho già fatto il cappietto con il nuovo colore. Catenella, voltiamo il lavoro, poi qui si sistema, non vi preoccupate, e ricominciamo esattamente come abbiamo fatto per gli altri giri, con l'unica differenza che dobbiamo creare solamente 2 giri di color oro e quindi ricominciare il tutto. Quindi a questo punto noi ci rivediamo non appena arriviamo all'ultimo giro, quando ricominciamo con il dorato, per spiegarvi come creare questa forma che ricorda una conchiglia. Eccoci arrivati alla fine
del nostro pannello. Quindi, ricapitolando, 8 giri di rosa, poi alterniamo 2 per ogni colore, 6 di rosa, 2. Adesso sto tornando indietro perché devo creare quella famosa forma di cui vi parlavo, per cui a questo punto noi abbiamo lavorato in costa. Nell'ultimo punto, quello centrale, anziché prenderlo in costa, lo prenderemo tutte e due le asole, prendo il filo, poi cosa faccio? Prendo l'altra punta, sempre il punto al centro, non più in costa ma tutto, prendo anche questo, passo il filo ed esco fuori l'asola. Identica cosa per l'altra punta, tutte e due le asoline, esco fuori così, prendo anche questa e infine l'ultima. Tiro il filo per chiudere bene e passo sotto tutte le asoline. Chiudo il punto e proseguo sull'altro lato in costa. Ed ecco a voi come si crea quell'effetto a conchiglia. Quindi a questo punto io cosa faccio? Non appena arrivo qua, ritorno indietro e faccio altri 2 giri ancora per arrivare a questo. Per cui non appena io termino queste ultime 3 righe, ci rivediamo e vi mostro come cucire la pochettina. Ed ecco che abbiamo completato i nostri 2 pannelli. Adesso dobbiamo fare la cucitura, per cui questo lavoro non verrà poi rivoltato al contrario, per cui bisogna cucirlo dal dritto. Per cui li metto uno, questo è il dritto, questo è il dritto. E cosa faccio io? Ovviamente dobbiamo cucire tutti questi lati, tranne ovviamente questo che è l'apertura, e io utilizzerò l'ago tirafettuccia. Mi sono già agganciata, per cui io parto prendendo entrambe le asole, punto in quella di fronte. Tenete presente che sono tutte uguali, quindi come numero di maglia sono identiche, per cui ne troverete una di fronte all'altra. Io ho preso un po' più di filo per evitare poi di fare l'aggiunta. Quindi non facciamo altro che cucirla tutta intorno nel modo in cui vi sto mostrando. Ovviamente si può anche cucire con uncinetto e punto bassissimo, ma io sempre l'effetto che dà questo tipo di cucitura lo preferisco. Che sarà questo. Per cui ci rivediamo non appena abbiamo terminato la nostra pochette. Ed ecco pronta la nostra pochette a conchiglia. Questa forma, infatti, ricorda molto la forma delle conchiglie, per cui non appena ho finito di cucire, ho messo i moschettoni, ho aggiunto i manici, ho applicato una chiusura a calamita, ho creato questi piccoli bottoncini per non far vedere appunto da questa parte la chiusura, ed eccola completata. Per cui non ci resta altro che salutarci. Se avete delle domande, mi raccomando, fatemele. Se avete piacere, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al mio prossimo tutorial.